Allora, a questo punto io chiamo al tavolo ovviamente l'ingegnere Mannara, sia per, a parte i saluti finali, ma soprattutto per dirci che cosa, dopo quello che abbiamo detto oggi, IVM a che cosa sta pensando. Eccomi qua. Innanzitutto un ringraziamento a tanti di voi che siete rimasti, perché è una sorpresa, una piacevolissima sorpresa, vedere che il pomeriggio siamo ancora in tanti a seguire questo convegno. Vuol dire che forse qualche cosa di interessante potrebbe darsi che la stiamo dicendo. Un ringraziamento all'assessore Fascione, che appunto ho il piacere di conoscere da qualche annetto, con la quale abbiamo fatto tante cose insieme, ma quello che è stato sempre entusiasmante è stato che essere a fianco di una persona che è un assoluto vulcano di idee. Per cui non si faceva tempo ad affrontare il tema precedente che lei già ne tirava fuori almeno altri due, per cui starle dietro è molto difficile, però è anche vero che i risultati ci sono sempre stati, sia quando dirigeva un settore specifico di Città della Scienza che era orientato all'incubazione di giovani imprese, e sia adesso con il suo ruolo all'assessorato alla ricerca scientifica, che ha cambiato radicalmente la situazione per noi aziende campane. E noi ti ringraziamo tanto, perché probabilmente se alcuni di noi genitori hanno la fortuna di avere ancora i figli in Campania, che lavorano in Campania, lo dobbiamo anche ad iniziative come quelle portate avanti dall'assessore Fascione, perché ha creato un humus, un risultato che ha consentito a tanti giovani di rimanere in Campania e di non espatriare. Chiuso con questo piccolo. E ancora un ringraziamento a Valeria. Vediamo un attimo linee di sviluppo futuro di IVM. Adesso però mi serve il telecomando, altrimenti non posso andare avanti. Grazie Presidente. Avere l'onore del Preside che mi aiuta è una cosa che mi procura emozione. Adesso colpo di scena. La prima slide non ci azzecca, apparentemente sembra non azzeccarci niente con IVM, ma si chiama Fervento. Chi è Fervento? Fervento è una start-up che è nata su iniziativa di IVM, ed è una start-up di cui IVM fa anche parte, che è una spin-off di IVM. Quindi noi in termini di sviluppo non sviluppiamo solo strumenti nuovi, ma sviluppiamo anche imprese. Qual è il senso di questa start-up, di questo spin-off che è stato creato? Diciamo, è partito da un colpo di fortuna. Qual è il colpo di fortuna? Di aver incontrato due ragazzi di grande valore tecnico, non a caso sono stati corteggiati dalla Google Stati Uniti di Palo Alto, quindi non diciamo, i cugini in Europa, e persone di grande spessore e di grande livello, non solo tecnico ma anche sul piano umano. E queste due persone hanno sempre espresso uno spirito imprenditoriale, e io mi resi conto che sviluppare tecnologie nell'informatica sarebbe stato troppo oneroso per un'azienda piccola come la mia, e quindi avevo bisogno di un partner tecnologico, e grazie alla perfetta intesa che abbiamo avuto fra di noi, non regolamentata da nessun foglio di carta scritto, nessuna regola, ma semplicemente la stima reciproca, ci ha permesso di alimentare e di costituire questa azienda, che oggi è un'azienda che è in grande sviluppo, perché è in grado di risolvere problematiche nel campo informatico che difficilmente c'è la possibilità di risolverle sul territorio italiano.
perché sono innanzitutto degli appassionati della tecnologia informatica, sono degli ingegneri del settore e hanno avuto anche la capacità di circondarsi di persone di grande qualità. Un'altra persona di grande qualità tecnica e umana è Michele Basile, che è qui insieme a noi e che ci ha seguito in tanti progetti. Molte della informatica che è presente nei nostri strumenti la dobbiamo a loro. Detto questo, adesso andiamo invece, vai, l'applauso ci vuole perché se lo meritano tutto quanto. Veniamo adesso agli strumenti ai quali stiamo lavorando e che stiamo sviluppando. Vediamo lì 6 cerchietti. Questi 6 cerchietti si dividono in almeno 2 gruppi. I 3 di sopra, che si chiamano Swan, Octopus e Dipan, e i 3 di sotto, Wolf, pesa dinamica, screening e sbilanciamenti. Qual è la differenza fra i primi 3 e i secondi 3? È che i primi 3 di fatto sono degli impianti di monitoraggio, sono delle attrezzature che sono in grado di misurare con continuità quello che avviene in termini di vibrazioni prodotte dal treno durante la sua corsa. E queste vibrazioni le misuriamo o da bordo treno nel caso di Octopus, o da terra nel caso di Swan, oppure sempre da bordo treno nel caso di Dipan, però soprattutto cioè per misurare le vibrazioni prodotte dal pantografo durante lo strisciamento sulla linea di contatto. La caratteristica fondamentale di questi 3 strumenti è che piuttosto che lavorare misurando le vibrazioni e valutando il superamento di un valore di soglia della vibrazione, sono pensati e sono realizzati e sono studiati ancora tantissimo per determinare confronti temporali, ovverosia la vibrazione prodotta in un tale punto della linea, vuoi dal pantografo, vuoi dalla ruota, vuoi dal binario. Questa vibrazione che è accaduta in questo momento su questo determinato punto della linea, io la vado a confrontare con quello che è accaduto ieri, con quello che è accaduto l'altro ieri e così via. Quindi il tutto si basa sul confronto, ecco perché l'ho definiti più strumenti di monitoraggio che non strumenti di diagnostica, perché noi alla fine dei conti non è che facciamo diagnostica, perché fare diagnostica in questo campo è quasi, con la tecnologia della misura delle vibrazioni, diciamo è molto complesso. Ci inventiamo cose di machine learning, intelligenza artificiale, e chi più ne ha più ne metta, ma di fatto la faccenda è talmente articolata e complessa, potrei starvi qui a spiegare un sacco di cose che mi sono passate nella mente, ma è difficile. Quello che invece più si può fare è il confronto. Perché guardate, una scoperta che io ho fatto in questi anni, ma già da un bel po', è che il treno che noi vediamo sferragliare sopra un binario, correre sembra in maniera disordinata, è uno strumento incredibilmente ripetibile. Il treno, lo stesso treno, alla stessa velocità, sullo stesso punto della linea, se noi apriamo una finestra temporale di 10 millisecondi, in quei 10 millisecondi lui produce esattamente le stesse vibrazioni, se non è accaduto nulla, o sulla ruota o sulla rotaia ovviamente. Quindi è uno strumento incredibilmente ripetibile. Bene, questi 3 strumenti sono pensati soprattutto per sfruttare la ripetibilità del sistema treno. E dal confronto che noi capiamo se sta succedendo qualche cosa, se sta degradando qualche cosa, oppure se il treno è rimasto tale quale. Swan l'avete un po' visto nell'intervento di Paolo Cocozza, perché è un sistema che
misura le vibrazioni sul binario dei treni in transito, ma noi riconosciamo il treno, riconosciamo la ruota, riconosciamo la posizione della ruota, sappiamo tutto del treno e sappiamo misurare le vibrazioni prodotte dalla ruota durante il rotolamento dell'intero circolo di rotolamento, lo sviluppo completo. E questo, proprio grazie alla ripetibilità di cui vi ho parlato prima, io posso confrontare se la ruota sta perdendo alcune caratteristiche di vibrazione, perché è evidente che se la ruota è perfetta produce poche vibrazioni, se è un po' sgangherata ne produce di più. E questo è un sistema che oggi, che abbiamo già realizzato in diversi esemplari, l'ultimo che è appunto a Torre Annunziata, è prossimo ormai a dare risultati tali per cui potremmo anche chiedere un corrispettivo economico, nel senso che sono dei risultati significativi. Non chiediamo corrispettivo economico perché è nell'ambito della collaborazione con EAV, però anzi questo probabilmente può essere un tema di un prossimo appuntamento di incontro fra di noi, in cui vado a raccontare proprio i risultati e i benefici che le officine di manutenzione. Dove sta Raffaele Busiello? Se n'è andato? Sta in coda? Eccolo. L'ingegnere Busiello, che è il responsabile di un'officina di manutenzione di treni di Circumvesuviana, lui mi dice sempre, ma io grazie al tuo sistema posso andare a fare manutenzione in maniera mirata, perché tu mi dici qual è la ruota di quale treno che dà qualche problema. Oggi lo fanno ancora grazie alla capacità di orecchio del ferroviere, del macchinista, però vi dico la verità, non sempre ci azzecca, perché il povero macchinista insomma ha tanti fatti e tanti problemi. Non si trovano mai? E questo impianto, così come altri impianti realizzati all'interno di EAV, io devo molto anche ad Arturo Borrelli, che in maniera brillante e dandomi fiducia, anche senza magari dover necessariamente approfondire le cose che gli andavamo a chiedere, mi ha sempre dato disponibilità a fare questi test lungo le linee della Circumvesuviana. Vabbè, il ritorno che noi abbiamo è la rilevazione dei difetti, il confronto dei difetti nel tempo e quindi la capacità della manutenzione mirata, non più la manutenzione ciclica. Andiamo a vedere Octopus. Octopus sapete bene che è il polpo in inglese, ma non solo, perché ha 8 tentacoli, al termine di ciascun tentacolo c'ha un sensore accelerometrico, ma perché il polpo è stato scoperto che ha una caratteristica interessante, è come se avesse l'intelligenza all'interno di ciascun tentacolo, per cui c'ha una sorta di intelligenza distribuita. Questo oggetto è, nella sua struttura, per come è organizzato, è capace di fare un po' anche questo. E anche qui noi misuriamo la vibrazione prodotta dal treno in corsa. Adesso lì vediamo 2 giunti, per la verità vediamo un po' male perché forse abbiamo un po' troppa luce. Vabbè, se voi vedete io mi accontento. Bravo, grazie. Adesso vediamo se, ecco, di tutta questa slide, quello che a me interessa farvi vedere è questa qua, questo grafico qua. Sapete che cos'è? Sono pochi millisecondi di vibrazione prodotta e misurata dal sensore accelerometrico durante 50 transiti sullo stesso punto della linea. Come vedete, la sovrapposizione della firma accelerometrica, quella a cui accennavi tu prima, è straordinaria, perché è assolutamente ripetibile. Ma queste forme accelerometriche non sono tutte uguali a seconda del giunto, perché queste rappresentano il passaggio su un giunto, e a seconda dello stato di usura del giunto
possiamo clusterizzarle in almeno 2 gruppi, e questi 2 gruppi sono caratterizzati da livelli di usura differenti, per cui anche qui noi abbiamo una capacità di, non parlo diagnostica, ma una capacità di classificare le misure che facciamo sugli oggetti sui quali andiamo a misurare la vibrazione, che ci danno un segnale su come e dove intervenire. Anche in questo caso qua noi parliamo di un impianto da bordo treno, di un treno commerciale, perché il fatto di misurare le vibrazioni dà luogo ad un impianto tecnologico a bordo del treno che non ha bisogno di grandi manutenzioni, non è un sistema ottico tale per cui ho bisogno di farne manutenzione continuamente, no, un sensore accelerometrico può stare lì per mesi e forse per anni senza necessità di manutenzione. Questo consente di fare un impianto da bordo treno che è privo di manutenzione e quindi a bordo di un treno commerciale. Dipan lo abbiamo visto prima dall'intervento di Paolo Cocozza, è concettualmente identico, solamente che invece di monitorare la linea sta monitorando la linea di contatto, e anche lì con la stessa identica logica io dove vedo più vibrazioni vuol dire che l'interazione è un po' più forte. E allora sarà poi dopo compito del manutentore andare a vedere se a quelle vibrazioni in più corrisponde un'usura in più e quindi corrisponde la necessità di un correttivo per ridurre il problema. Questo è uno dei progetti ultimi che abbiamo potuto portare avanti grazie al contributo della Regione Campania, che ha finanziato un progetto di ricerca con noi e con la società di amici che sono anche qui in sala della TNT, con i quali spesso abbiamo la possibilità e l'opportunità di collaborare per sviluppare cose nuove e spero interessanti. Non voglio entrare nella cosa, ma per esempio quello che accade lungo una linea e dove abbiamo le zone di maggiori interazioni, di maggiori vibrazioni, zone un po' meno intense di vibrazioni e così via, e quindi si può fare il ragionamento di cui ho parlato prima. A questo punto, superati questi 3 che vi ho detto sono degli impianti di monitoraggio, abbiamo questo WOLF. È un caso che i nostri sistemi spesso evocano nomi di animali, non è che è un vezzo nostro, una necessità nostra, capita. E come nasce questo WOLF? A che cosa serve? Anche lì questo nasce sempre da un'interazione positiva con EAV, che mi pose il problema, questo un bel po' di anni fa, perché su alcune scarpate loro avevano il timore di eventi franosi, eventi di caduta di terreno veloce, soprattutto durante eventi meteorici. Allora che cosa succede? Che quando questa scarpata sta dietro una curva, il macchinista potrebbe non fare in tempo a fermare il treno, perché se è caduto del terreno che è andato a finire sul binario, magari non è neanche tanto il terreno, però comunque rischia uno svio, un deragliamento. Allora l'idea fu quella di fare un impianto che fosse in grado di misurare eventuali cadute di terreno, che poi è un impianto concettualmente molto semplice, perché si tratta di ficcare dei chiodi nel terreno e mettere alla testa di questi chiodi un inclinometro. Quindi quando io vedo che questo chiodo, per effetto del movimento del terreno, se ne scende e quindi ruota un pochettino, io mi accorgo che il terreno sta cadendo. Bene, in questo caso qua avverto l'esercente. Questo sistema poi è andato evolvendo anche grazie alla collaborazione con la Federico II, con un dipartimento dell'Università di Napoli di ingegneria, per migrare da un sistema che fosse solamente di allerta
di accaduta frana ad un sistema che fosse in grado anche di avere una capacità di precursore, di capire quali potessero essere gli elementi, i segnali che evidenziavano un rischio frana. Anche qua, vabbè, il fatto monitoraggi, early warning, che è una parola molto bella che è caratteristica di questo impianto. Pesa dinamica. Voi tutti stamattina abbiamo parlato tanto di misurare la forza scaricata sul binario dal treno durante la sua corsa, e questo lo possiamo fare o da fermi con l'impianto, con il Powerwheel, l'oggetto che voi più o meno tutti credo conoscete, oppure con un impianto che misura questa forza durante il transito del treno, quindi pesa dinamica. Questa pesa dinamica si va ad utilizzare tutto l'impianto del sistema Swan di cui vi ho parlato prima, perché mi dà la capacità di riconoscere il treno, riconoscere la ruota, riconoscere la posizione, quindi so già tutto. A questo punto aggiungere dei sensori per misurare la forza peso è relativamente poco di più, non ne è vero, perché c'è comunque un bel po' da fare, ma comunque tanta roba l'avevamo già fatta. E allora adesso a Torre Annunziata, non lo sai ancora probabilmente, questa è una novità, fra un mese installeremo anche la sensoristica per misurare il peso al transito del treno, e poi ti faremo sapere quanto pesa il treno. Stamattina abbiamo parlato della possibilità che un carrello oscillante o un carrello con un forte squilibrio fosse responsabile di un'usura maggiore delle ruote o di un'usura maggiore poi corrispondentemente anche del binario. Bene, noi che cosa è che abbiamo fatto con Circumvesuviana? Abbiamo cominciato a fare uno screening di alcuni rotabili nuovi che hanno avuto di recente, e abbiamo misurato lo squilibrio, il peso, la distribuzione del peso su ciascun carrello, in modo tale da andare a correlare l'usura di queste ruote con la condizione di distribuzione del peso sui carrelli. Analogo discorso l'abbiamo iniziato a fare proprio in questi giorni con ANM, con i nuovi treni della metropolitana, dove lì abbiamo anche qualche problema in più, perché voi sapete bene che la metropolitana di Napoli non è un oggetto facile, perché sale e scende una continuazione, c'ha curve a raggio stretto, insomma, poi circola sempre è un oggetto non proprio semplicissimo da gestire. Stiamo lavorando esattamente nella stessa direzione, con le stesse cose, e confidiamo nel fare delle misure che ci consentono di correlare eventuali squilibri dei carrelli con l'usura delle ruote. Anche di questo io mi auguro che per il prossimo anno saremo pronti con una buona dose di risultati, e mi farà piacere invitarvi ancora e raccontarvi di questi dati. Non so se tengo ancora altre slide, no, mi posso fermare qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi voglio solamente segnalare che siamo partiti stamattina raccontandovi di un pomeriggio piovoso, noioso in montagna. Oggi noi siamo ancora di pomeriggio, per la verità, però sicuramente non è piovoso, ma c'è il sole. Sicuramente non è noioso, perché io almeno mi sono divertito tantissimo e ve ne sono grato, e non stiamo in montagna ma stiamo al mare. Grazie a tutti per l'attenzione, ovviamente grazie a Giovanni e ancora auguri ai VM e a tutta la sua squadra. Vi facciamo un applauso ovviamente a tutta la squadra.